Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial in cui vi spiegherò come utilizzare il Game Capture. Il tutorial sarà diviso in due parti. Nella prima vi spiegherò come collegare i cavi al Game Capture, mentre nella seconda parte vi spiegherò come impostare il Game Capture su OBS in modo da vedere l'immagine e l'audio del gioco. Se volete vedere altri video tutorial lasciate like e iscrivetevi al canale, e se volete venite a seguirmi su Twitch. Detto questo vi lascio al tutorial. Ragazzi, ecco il Game Capture, è quello che ho spacchettato nello scorso video. Se non l'avete ancora visto, cliccate qui in alto a destra e andatevelo a vedere. Per prima cosa dobbiamo connettere il cavo HDMI che sta connesso alla Play qui nell'input. Successivamente qui dove ci sta scritto Output andiamo a mettere l'altro cavo HDMI che invece è connesso alla TV. Infine l'ultimo cavo che dobbiamo andare a mettere è questo qui USB, che si trova già nella confezione con due uscite USB, diciamo, di cui una andrà connessa naturalmente qui, ecco fatto, e l'altra la dovremo mettere in una delle entrate USB del computer, ecco fatto, messo. Quindi a questo punto abbiamo l'USB che è connesso, l'HDMI output, ecco l'output che è connesso alla TV. Per ora ancora non ci sta nessun segnale. E poi il cavo HDMI input, che invece è quello lì connesso alla Play, quindi quello che si trova qui. A questo punto qui ancora nessun segnale perché dobbiamo collegare il cavo d'alimentazione, che può essere tranquillamente quello lì che è connesso alla Play. Lo andiamo a mettere qui dentro, ecco fatto. Compare l'immagine. Ma adesso spostiamoci sul computer e vi faccio vedere il resto del tutorial. Ok ragazzi, eccoci sul computer. Allora qui vedrete un po' incasinato perché l'unico modo per registrare lo schermo è questo. In questo caso per collegare il Game Capture dobbiamo prendere qui le fonti, ci servono le fonti. Il resto non ci interessa più di tanto, diciamo. Ora, innanzitutto voi per streamare dovete comunque avere un microfono. Io ora ce l'ho già impostato perché altrimenti voi non mi potreste sentire. Per metterlo vi basta cliccare su aggiungi, mettere cattura l'audio in entrata, poi lo chiamate come volete, io vabbè lo lascio così adesso. Premete ok e lì sopra selezionate il vostro microfono, in questo caso io ho il Realtek Audio. E a questo punto comparirà il microfono nel vostro mixer audio, che potrete mutare, potete cambiare il volume dell'uscita della vostra voce. In questo caso io ho due microfoni perché uno lo sto usando per registrare. Ora che avete impostato il microfono, i vostri spettatori vi sentiranno. Successivamente, per far vedere il gioco sullo schermo del vostro computer, dopo che avete collegato tutto naturalmente come vi ho fatto vedere prima, cliccate sempre su aggiungi, dispositivo di cattura video, lo chiamate come volete, chiamo Game Capture, ok, e mettete USB video. Appena selezionerete USB video vi comparirà il gioco come vedete. Quindi se io per esempio muovo col joystick voi lo vedete muovere naturalmente. Però se avete notato non sentite l'audio. E come lo facciamo a mettere? Ora ve lo spiego subito. Per mettere l'audio allora vi basta sempre andare su più, mettere cattura l'audio in entrata, lo nominate come volete e cliccate qui su interfaccia USB digital audio. A questo punto, come potete vedere, lì nel mixer comparirà l'audio del gioco e possiamo vedere che le persone che stanno in stream lo sentono, perché proprio lì ci sta la linea verde che sta andando avanti e indietro. Quello lì è l'audio che sentiranno le persone che stanno in stream. A questo punto però c'è un altro problema, perché se voi collegate le cuffie al joystick succede questo. Ragazzi, guardate, collego le cuffie al joystick, ecco fatto, collegate. Come vedete qui nel mixer audio scompare il suono, scompare quella lineetta verde che c'era prima, però guardate, appena stacco le cuffie ricompare l'audio. Quindi il problema sta proprio nel fatto che se voi vogliate sentire i vostri amici nel party, sentire l'audio del gioco, non potete farlo perché se collegate le cuffie al joystick succede quello. E quindi i vostri spettatori streaming non sentiranno più l'audio del gioco delle persone nel vostro party. Per fare in modo che sia voi che i vostri spettatori streaming sentiate l'audio di gioco o i vostri amici in party, vi basta cliccare su quella rotellina, andare su proprietà audio avanzate, guardate lì la linea con l'audio del vostro gioco e mettete monitora l'audio e invia l'uscita. E a questo punto sentirete pure voi che streamate l'audio del gioco. Io in questo momento lo sto sentendo.
Dopo aver fatto tutto questo, potrete tranquillamente avviare una diretta e i nostri spettatori sentiranno noi, sentiranno il gioco e soprattutto lo vedranno. Ragazzi, il tutorial finisce qui, spero che vi sia piaciuto ma soprattutto vi sia stato utile. Nel caso non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti, oppure se volete avere informazioni un po' più dettagliate scrivetevi su Instagram oppure unitevi nel gruppo Telegram o Discord, link in descrizione. Se volete vedere altri video iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se volete seguitemi su Twitch. Ci vediamo nel prossimo video.